Ciao ragazzi e benvenuti nel secondo episodio della serie Build and Play. Oggi Panzer 2 scala 1.35, a cui affiancheremo un bel diorama desertico. Se vi interessa il modello lo troverete nel link qui sotto, oppure se volete un vostro modello custom dovete far altro che contattarmi via Instagram o via email. Ci permetto di dire che l'edit sarà molto divertente con scene molto divertenti. Iniziamo! I don't miss a shot, bro. Yo, we're cracked. What? Ho iniziato come sempre a levare i pezzi dalla sprue con il tronchesino. Li limo bene per avere un corretto fitment. Ho utilizzato la colla per incollare le varie parti. Inserisco questi gommini che serviranno a far circolare il cingolo. Iniziamo adesso a montare la torretta. Iniziamo poi ad inserire l'oblò al di sopra della torretta. Iniziamo ad aggiungere i vari dettagli dello scafo, come casse di munizioni, cassetta per gli attrezzi. Iniziamo poi a verniciare lo scafo e il telaio utilizzando prima il primer della K diluito, allora con una percentuale di 70 di diluente e 30 di primer.
Ovviamente spruzzo il primer direttamente sulla sprue. Oltretutto nel kit sono presenti dei figurini che vado anche a loro a spruzzare con il primer sopra per avere un'ottima base e far sì che il colore aderisca bene. La verniciatura del carro utilizzando il colore desertico, partendo dallo scafo. Cerco di dare una verniciatura non totalmente uniforme per dare vari punti luce. Vernicio la torretta, sempre dello stesso colore perché questo carro ha una tinta unita. Dello stesso colore vernicio anche i soldati. Ho momentaneamente attaccato le ruote dei cingoli al carro. A tal punto iniziamo a verniciare a pennello la parte gommata del cingolo con un colore nero opaco. Pitturo il cannone con un colore gunmetal. Attacco la ruota di scorta dei cingoli nella parte frontale dello scafo. Per aumentare il realismo della canna del cannoncino utilizzo un trapalino manuale per bucare la canna. Pitturo lo scarico, il sistema del terminale del carro. E anche qui vado a bucare il tubo di scarico per aumentarne il realismo. Una volta terminato con tutti i vari dettagli e aver montato i vari accessori, vado a proteggere la verniciatura del carro dando un primo strato di lucido. Stessa cosa per la torretta. Ovviamente do la tonalità lucida anche per prepararlo sia all'invecchiamento che alle decal. Vernicio poi ad aerografo i cingoli di gomma. Iniziamo quindi con le decal. Inizio a mettere il decal adhesive per poi andare ad appoggiare la decal e a posizionarla nella parte corretta e a uniformarla e far sì che aderisca bene alla superficie con il mark fit della Tamiya. E infine vado ad asciugarla con un cotton fioc facendo rotolare, andando a eliminare sia l'acqua che le bolle d'aria. Una volta posizionate le decal, ridò un'altra passata di lucido, sempre con la stessa diluizione, per prepararlo all'invecchiamento. Ora arrivo alla parte abbastanza difficile che io considero nei carri. Andremo ad inserire il cingolo. Cerco di farlo scorrere al di sopra per far sì che aderisca bene alle varie ruote del carro. Una volta fatta aderire la posizione abbastanza aderente alle varie ruote per far sì che riesca ad incastrare l'ultima ruota. Per fissare il cingolo utilizzo dell'attack. Mentre il cingolo asciuga, inizio ad verniciare i vari figurini. Inizio da un colore carne per fare le parti incarnate. Una volta che è asciugato il cingolo, io cerco di inserire l'ultima ruota. E qui arriva la parte divertente e difficile. Non è stato affatto facile, ma con tanta fatica ce l'abbiamo fatta. Iniziamo quindi l'invecchiamento. Inizio a fare un lavaggio delle varie pannellature, anche ad evidenziarle, con un panel line della Tamiya Dark Brown.
Una volta che il panel è asciugato, prendo un cotton fioc e lo immergo nel diluente inodore e vado a rimuovere tutti gli eccessi. Nel rimuoverlo vado anche a creare delle sfumature, delle colature. Vado anche ovviamente a fare il lavaggio soprattutto nell'area dei cingoli, che è l'area dove si sporca maggiormente un carro. Diciamo che questo lavaggio, il dark brown, va a simulare molto di più le colature di olio, di grasso, che la polvere o la fuliggine che può capitare su un aeroplano. È più una simulazione di terra barra olio barra grasso. Ovviamente alterno al cotton fioc anche il pennello per creare le varie sfumature. Proseguiamo l'invecchiamento andando a creare i vari aloni sullo scafo e sull'intero carro, utilizzando i miei adorati colori ad olio, che trovo fantastici per andare a creare questo effetto. Rimuovo i vari puntini utilizzando il pennello piatto a setole morbide. Vado poi a creare varie sfumature sul carro, varie colature utilizzando il colore ad olio Burnt Amber. Con il colore d'olio smoke vado a creare, diciamo, i residui di fumo sia sul cannone che anche delle parti di areazione, ma soprattutto anche sullo scarico. Iniziamo adesso a fare un po' di chipping su tutto il carro armato, utilizzando come prima cosa un colore marrone per andare a simulare un po' la ruggine. Una volta passato con il marrone, all'interno utilizzo un argento per andare a fare l'effetto scalfitura. Iniziamo ad impolverare i cingoli utilizzando dei pigmenti della Rebel color sabbia. Una volta terminato il carro, iniziamo a finire la verniciatura dei vari figurini. Comincio a verniciare gli stivali. Proseguo con i dettagli del volto e inizio a fare i vari bulbi oculari e a dipingere le pupille. Una volta fatti i vari dettagli, cominciamo ad formare il diorama. Inizio andando a tracciare sulla basetta di MDF la posizione del carro. Comincio a spalmare del Vinaville su tutta sulla base per far sì che una volta che io vado a posizionare il DAS vada ad attaccarsi, ad aderire bene alla superficie. Utilizzo il DAS per fare vari rilievi sulla basetta per far sì che non sia un deserto piatto. Voglio farlo abbastanza duro. Proseguiamo con andando ad aggiungere un altro dettaglio sul diorama, ovvero un muro di pietre realizzato con un piccolo blocchetto di scarto che avevo di Aulite. Con il cutter disegno le varie pietre e le vado, diciamo, a marcare con la matita. Vado a fissare il muro sulla basetta utilizzando sempre il Vinaville.
Una volta verniciati i soldati inizio a fare l'invecchiamento, passando sempre il panel liner marrone. Mentre asciugano i figurini, comincio a verniciare il muro di color grigio scuro per fare un effetto pietra. Intanto che il muro asciuga, comincio a stendere la pasta della MIG desertica come base. Per fare i diorami desertici consiglio questa pasta perché è abbastanza ottima. Ovviamente il metodo tradizionale sarebbe quello di utilizzare la sabbia, però è un po', diciamo, si fa fare tanti sprechi e tanto sporco. Utilizzo il carro per andare a creare dei segni, dei cingoli sulla sabbia, non troppo evidenti perché essendo sabbia comunque non è un fango dove il segno è più marcato. E continuo con la pasta andando a ricoprire le altre parti dove c'è il tasso, dove ci sono le cosiddette, chiamiamole piccole dunette. Vado ad aggiungere varie pietre e vari ciuffetti d'erba di color marrone per andare a simulare dell'erba secca. Mentre la pasta è fresca vado a posizionare i vari soldati e vado a creare varie impronte. Una volta terminato i soldati li vado, diciamo, al lavaggio a pulirlo con sempre con la tecnica del diluente e del pennello. Sempre con la stessa tecnica del carro vado a creare varie sfumature sulla superficie utilizzando il colore bianco ad olio. Vado ad attaccare il capocarro direttamente nell'oblò del carro armato e vado ad inserire questa sacca dove dentro contiene, immagino, le munizioni e la mappa del capocarro. Sfumo il deserto utilizzando i pigmenti della Revell. Un bel diorama desertico. Se siete interessati a questo carro lo troverete nel link qui sotto sul mio negozio eBay. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete seguitemi su Instagram. Se siete invece interessati a un vostro modello diorama plastico personale dovete fare altro che contattarmi via email o scrivendomi semplicemente su Instagram. Ciao ragazzi, a presto!